Va bene, partiamo subito dal nostro amico EDL, Greg. Entro nella scena io e dico: Ma come, caro Greg? Tu sei nella stessa categoria delle entità eteriche di Raffaele e sei insieme a un demone e un uomo del tempo. Circoscriviamo la cosa al demone. Tu sei insieme al demone e lavori con il demone. Che razza di angelo sei? È un equivoco, è un equivoco e lui lo sa. Beh, caccialo allora. Tu sei l'angelo. Caccialo il demone. Caccialo. Hai 3 secondi per cacciarlo, se no non sei un angelo. 3, 2, 1. L'hai cacciato? Non posso. Ma non sei un angelo allora. Chi sei? E diventa quel volador che lui ha visto nel sogno, sempre comunque con le ali, Mhm. però compare un becco molto lungo, eh, anche un po' arcuato. Mm, Ricorda, sì, una maschera di carnevale, la rappresentazione della morte, del becchino. Lui vede in un dormiveglia o in un sogno lucido 2 o 3 anni fa un volador che è sopra di lui e ha una paralisi notturna. sì. Era Quello Greg. appunto era sì, Greg nella sua forma reale, però è stato ovviamente un inganno, no? Perché generalmente lui si presenta sotto forma angelica, Mhm. e invece lì lui è stato in grado di vederne la sua effettiva eh, manifestazione, perché poi alla fine l'essenza l'ha colta in pieno. Però è Ivo, durato pochissimo, infatti poi si è risvegliato se io ti e chiedo, non ha Monica, proprio chiaramente il ricordo. se ti chiedo, Monica, i voladores cosa sono? Quelli individuati da Castaneda. Per alcuni sono le entità mentali, per alcuni, come Raffaele, magari sono gli angeli. Per te cosa sono? Sono tutte le entità, sia eteriche che mentali. Perché volano? Anche perché poi alla fine non c'è reale differenza tra le entità eteriche e le entità mentali. Certo. Noi per comodità facciamo questo tipo di distinzione perché ci semplifica un po' la comprensione, Mhm. ma in realtà tutte le entità sono mentali. Certo. Sono nate dal gioco mente. Sì. C'è un capo dei voladores che ci piacciono queste domande. Guarda di come fuma Raffaele. Bravo, bravo, fuma. Come diceva un comico, la fuma, la fuma. Oddio, mi cascano. Che lei ride. Sai che fosse proprio lo stesso del conte Guccione? La fuma, era lui. Era lui che aveva quell'altro personaggio che parlava delle donne che fumano, no? Che negli anni 70 erano le emancipate. La fuma. Quelle che oggi parlano che sembrano un citofono che non funziona, con la voce un po' alterata, alteration. E non fuma più, Raffaele. Si è mangiato la cicca accesa. Comunque, come sempre, le sessioni sono collegate. Esatto. Ah sì, abbiamo fatto una prima sessione con uno che probabilmente sta per smettere, si sta tirando le badilate sulle perché vuole totalmente smettere di fumare. E c'è Diciamo, il un capo è capo sempre il ragno perché lui dice: questi sono i miei figli, queste sono le mie creazioni, le mie creature. che aveva incontrato Castaneda nei suoi studi. Chi erano sti voladores per lui? Boh, vediamo. Mi parla di incubi, ehm, eh, degli incubi che lui aveva fatto con delle sostanze, Mhm. ehm,
psicotrope, eh, un lungo viaggio attraverso gli incubi suoi e collettivi. Eh, e grazie a questi incubi è riuscito a estrarre i voladores. E per lui erano entità mentali, eteriche o altro. Allora mi dice, no, aspetta, perché dice eh, aspetta, prima mi parla del male. Erano manifestazioni del male, però principalmente mentali. Castaneda dov'è adesso? Beh, è bello che è morto, no? Certo. Vedo la sua vita un po' incasinata. Mm. Come Mhm. se si fosse fatto anche risucchiare da determinate cose che magari lui stesso voleva far conoscere o combattere, poi in realtà ne è stato un po' risucchiato Adesso è nel basso astrale, nella teca. nella teca. Nella teca. Va bene.